Ciao a tutti. Il narcisismo è un fenomeno complesso, radicato in dinamiche psicologiche profonde che spesso derivano da insicurezze mai risolte o esperienze di vita formative. Alla base del comportamento narcisistico c'è un'immagine di sé distorta, un bisogno incessante di ammirazione e una mancanza di empatia verso gli altri. Ma qual è l'errore più grande che fa un narcisista? Se si scava abbastanza a fondo emerge un aspetto chiave, ovvero la trappola dell'ego. L'illusione della perfezione. Il narcisista vive nell'illusione della perfezione, crede di essere superiore, unico, speciale. Questa convinzione lo porta a cercare costantemente conferme esterne che alimentino questa immagine grandiosa di sé. Tuttavia, questa stessa ricerca lo rende schiavo dell'approvazione altrui, lasciandolo vulnerabile alle critiche e al rifiuto. Paradossalmente, l'apparente sicurezza del narcisista è solo una maschera che nasconde una fragilità interiore devastante. Esempio pratico. Immagina un manager aziendale che si crede infallibile. Ogni sua decisione, a suo dire, è perfetta. Quando un progetto fallisce, non si assume mai la responsabilità, anzi incolpa il team, i mercati o qualsiasi fattore esterno. Tale atteggiamento distrugge la fiducia dei dipendenti, creando un ambiente tossico. Alla fine la produttività cala e anche il suo successo personale ne risente. La sua incapacità di ammettere errori lo imprigiona in un ciclo di fallimenti che non può riconoscere. Il bisogno di controllo e la paura del rifiuto. Il narcisista ha un bisogno ossessivo di controllo. Questo deriva dalla paura del rifiuto e dell'abbandono e dato che non può sopportare l'idea di non essere ammirato o accettato, manipola situazioni e persone per mantenere il dominio emotivo. Tuttavia, questa strategia porta inevitabilmente all'isolamento, poiché le persone si stancano di essere manipolate e iniziano ad allontanarsi. Esempio pratico. In una relazione amorosa il narcisista può cercare di controllare il partner con critiche costanti e con il gaslighting, facendolo dubitare di se stesso per mantenerlo dipendente. Con il tempo però il partner potrebbe sviluppare del risentimento e prendere le dovute distanze emotive o persino decidere di porre fine alla relazione. Così la paura dell'abbandono si autoavvera, ma il narcisista non riesce a riconoscersi responsabile in tale circostanza. La mancanza di empatia, un vuoto incolmabile. Il narcisista, non avendo un'empatia emotiva, non riesce a mettersi nei panni degli altri, a comprendere i loro sentimenti o i loro bisogni. Questa incapacità di connettersi emotivamente crea un vuoto nei rapporti interpersonali, rendendoli superficiali e strumentali. Esempio pratico. In un gruppo di amici, il narcisista parla solo di se stesso, minimizzando o ignorando i problemi delle altre persone. Quando uno degli amici attraversa un momento difficile, il narcisista potrebbe fare commenti insensibili o spostare subito l'attenzione su una propria esperienza, anche irrilevante. Tale comportamento crea frustrazione e allontanamento, ma il narcisista non si rende conto del perché le persone smettono di cercarlo. La difficoltà di accettare critiche. Uno dei tratti distintivi del narcisista è l'incapacità di accettare critiche. Poiché ha costruito un'immagine ideale e perfetta di sé, qualsiasi critica viene vissuta come un attacco personale e scatenante di rabbia o di vittimismo. Questa reazione estrema rende difficile per chi gli sta intorno esprimere onestamente pensieri o preoccupazioni. Esempio pratico. Un professore universitario con disturbo narcisistico di personalità viene criticato dai suoi studenti per essere poco chiaro nelle spiegazioni. Invece di riflettere e migliorare, si offende profondamente e reagisce, penalizzando gli stessi studenti nei voti, giustificandosi dicendo che non hanno capito poiché sono incompetenti. In questo modo perde il rispetto e l'ammirazione degli studenti, compromettendo la sua stessa autorità. L'autosabotaggio, la caduta dell'impero.
La somma di questi errori porta al più grande fallimento del narcisista, l'autosabotaggio. Incapace di vedere i propri limiti e difetti, si isola, rovina le sue relazioni più care e distrugge le opportunità di crescita personale e professionale. La trappola dell'ego lo imprigiona in un ciclo di solitudine e di insoddisfazione perpetua. Esempio pratico. Un imprenditore narcisista ha un'idea brillante, ma rifiuta i consigli degli esperti perché è convinto di sapere tutto. Ignora i segnali del mercato e non accetta feedback sul prodotto. Quando l'azienda fallisce, accusa il team di non aver lavorato abbastanza duramente o i consumatori di non aver compreso la sua brillante idea. Così facendo non impara dai propri errori e continua a ripetere gli stessi schemi mentali e comportamentali in nuovi progetti. Riflessioni finali. La via d'uscita. L'unico modo per il narcisista di uscire da questa trappola è affrontare la propria vulnerabilità. Dovrebbe imparare ad accettare i propri limiti, ad ascoltare gli altri senza sentirsi minacciato e a sviluppare una certa empatia. Questo richiede un lavoro interiore profondo e doloroso, spesso accompagnato da un percorso terapeutico. Questa sarebbe l'unica via per spezzare il ciclo dell'autosabotaggio e raggiungere una vera realizzazione personale. In sintesi, l'errore più grande del narcisista è quindi l'illusione dell'onnipotenza, che lo porta a vivere in un mondo fatto di specchi distorti. Tale trappola dell'ego non solo gli impedisce di costruire relazioni autentiche, ma lo condanna a un'esistenza solitaria e insoddisfatta. Riconoscere questa dinamica è il primo passo verso il cambiamento, ma solo chi ha il coraggio di guardarsi davvero allo specchio può sperare di liberarsene. Ecco una serie di pensieri che il narcisista potrebbe avere quando commette errori. Negazione e rifiuto della responsabilità. Non è colpa mia, sono gli altri che non capiscono. Se avessero seguito le mie istruzioni, tutto sarebbe andato bene. Non ho fatto nulla di sbagliato, è successo per circostanze fuori dal mio controllo. L'errore non esiste, sono gli altri che esagerano. Non è un vero fallimento, è solo un contrattempo temporaneo. Svalutazione degli altri. Sono circondato da incompetenti. Come possono capire la mia visione? Se non avessi dovuto lavorare con persone così stupide, sarebbe stato un successo. Gli altri mi ostacolano perché sono gelosi del mio talento. Nessuno al mio livello, è normale che non possano stare al mio passo. Non è colpa mia se devo sempre fare tutto da solo per ottenere risultati. Rabbia e vittimismo. È ingiusto che mi critichino con tutto quello che faccio per loro. Non mi apprezzano abbastanza, non meritano il mio impegno. Sono tutti contro di me, è una cospirazione. Sono circondato da ingrati, non capiscono quanto valgo. Mi attaccano solo perché non possono essere come me. Giustificazioni e razionalizzazioni. Stavo solo provando qualcosa di innovativo, è normale che non funzioni subito. Anche i grandi geni sono stati fraintesi, sto solo vivendo la stessa esperienza. Chi non fa errori non prova nulla di nuovo, io sono semplicemente più audace. Non era davvero importante, quindi non conta come un fallimento. L'ho fatto per un motivo superiore che gli altri non possono comprendere. Svalutazione dell'errore stesso. È solo un piccolo errore, nessuno lo noterà davvero. Non è un vero errore, è solo un'interpretazione sbagliata degli altri. Gli altri fanno errori molto peggiori, il mio al confronto è insignificante. Sto solo sperimentando, non posso essere giudicato per questo. Se fossi stato in una situazione diversa non sarebbe successo. Autosufficienza e rifiuto dell'aiuto. Non ho bisogno di consigli da nessuno, so cosa sto facendo. Gli altri non capiscono quanto sia complicato ciò che faccio. Solo io posso risolvere questo problema. Nessuno è al mio livello. Chiedere aiuto sarebbe un segno di debolezza ed io non sono un debole. Se mi dessero più potere risolverei tutto in un attimo. Autoillusione e presunzione. Alla fine tutti capiranno che avevo ragione. Questo errore mi renderà ancora più straordinario quando lo supererò. Solo le menti superiori affrontano sfide così difficili.
Sto solo preparando il terreno per un grande ritorno. Gli altri mi criticheranno ora, ma poi dovranno ammettere la mia grandiosità. Autocommiserazione e drammatizzazione. Nessuno mi capisce, sono troppo avanti per loro. Soffro più di chiunque altro, nessuno può capire il mio fardello. Sono destinato a lottare perché sono speciale. È un prezzo da pagare per essere così brillante e unico. Il mondo è troppo ingiusto per riconoscere il mio valore. Pensieri contraddittori. Non ho sbagliato, ma forse gli altri mi vedono come un fallimento e non lo sopporto. Se ammettessi di aver sbagliato, cosa penserebbero di me? Non posso permettermelo. Non posso essere imperfetto, ma allora perché è successo? Deve esserci un colpevole. Se ammetto l'errore, perdo il controllo, ma se non lo ammetto rischio di sembrare ridicolo. Sono superiore, ma allora perché mi sento così vulnerabile? Riflessioni finali. Questi pensieri riflettono le strategie mentali che il narcisista utilizza per proteggere il proprio ego e mantenere l'immagine di sé come infallibile e superiore. La paura di essere scoperto come imperfetto genera un ciclo di difese psicologiche che, paradossalmente, lo imprigionano ancora di più nei suoi stessi schemi. Tuttavia, non dimenticare mai che meriti relazioni autentiche, costruite sul rispetto e sulla sincerità. Allontanarsi dal narcisista non è un atto di egoismo, ma un atto di amore verso te stessa. Lasciando andare chi ti manipola e ti svaluta, crei spazio per persone che ti apprezzano per chi sei realmente. La tua pace interiore vale più di qualsiasi illusione. La tua felicità è una tua responsabilità e sii pronta a riprendertela. Prova ad immaginare un futuro in cui puoi esprimere liberamente chi sei, senza paura di essere giudicata o manipolata. Ritrova la tua voce interiore. Circondati di persone che ti sostengono e ti apprezzano per ciò che sei. Non scordare che meriti relazioni sane e autentiche, dove il rispetto e l'empatia sono alla base. Sii gentile e paziente con te stessa, poiché il viaggio verso la libertà richiede tempo, ma ogni piccolo passo conta. Sii protagonista della tua vita, non un semplice spettatore. La tua luce è troppo preziosa per essere offuscata. Riconosci il tuo valore, abbraccia il tuo potere e avanza con determinazione. Un nuovo inizio ti aspetta. Il mondo ha bisogno della tua autenticità. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiori informazioni ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.